Kalista ban, Varus spiccato alto. Molto interessante. Questa è la risposta a Kalista che volevo. Infatti hanno bannato Kalista. Loro. Volevo vedere il matchup Varus Kalista in questo meta. Ragazzi, posso chiedervi una cosa? No, perché poi suono brutto. Poi dicono che sono cattivo. Ragazzi. Poi dicono che sono cattivo. Jhin, molto interessante. Atrox alto. Forse stanno anche. Dite che stanno anche testando. Guarda come ride. Guarda Larsen come ride. Guarda. Da essere uno dei migliori mid laner europei a essere nel dimenticatoio. È contento Larsen. Guarda. Corki. No, non è Corki questo. Non è Corki. Non è Fiddlestick. Niski! Niski! Fermi! Fermi, c'è Niski! È incredibile! No, fermi, non l'avevo notato! Non l'avevo notato, signori, fermi! Niski! È finito negli escape! È finito negli escape! E finalmente negli escape ci sono due player irrelevant! Voglio il più grande degli applausi per sta roba. Incredibile! Doppio irrelevant per gli escape! Straordinari! Vedi, escape campioni d'Europa. Sarebbe incredibile. Sarebbe incredibile. Più che doppio irrelevant sono tutti irrelevant. In effetti, aspetta, in effetti abbiamo 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7 escape campioni d'Europa. Escape campione d'Europa. Escape campione d'Europa. Questo è il game con il livello di gioco più basso. Non l'ho mai, guarda. Non riesco neanche più a parlare, quanto lo sapevo già. 1-3-1 che significa? 2 splitter. 2 champion nella tua comp, mid e top, di solito che hard vincono l'1v1 dopo l'early game. O anche early game. Quindi non vai a giocare nei team fight per vincere, ma vinci perché hai top e il mid laner che dopo va bot che vince. Quindi hai prio top, prio bot. E la mappa si apre così, inizia a creare tira apertura così. Dos non ha giocato in Italia, Dos ha giocato in Italia nei Cybergon, ma è venuto a rubare i soldi, non ha fatto un cazzo. Certo che troppo come lo ricordo. Tutta gente che è venuta qua a rubare soldi, mi sa che era uno split dove aveva scuola o robe così, non aveva voglia. Ha senso prendere un top lane che può fare anche da jungler per aiutare o fare in solo i pippotti, così il jungler deve fare altro, no. Non ha senso, al massimo prendi un top laner forte early game. Così il tuo jungler può fare i pipotti perché l'altro top laner non ti può contestare mentre tu hai prio top, no? Niski non si sa mettere le ma Niski, ma che fa? Che sta facendo Niski? Che sta facendo Niski? Come Country Nocturne in alto. Team fight con Kite Back. Come vedono Niski applaudono. Ma ha veramente una fanbase. Rakan penso sia uno dei support più forti al momento, che fa workare meglio l'item, quello delle bolle. Il plasma Sony. Non so se lo giocano così, era una mia teoria. Niski MVP. Ragazzi, che sia chiaro che Niski, io lo flamo, ma sarà l'MVP dello split. Che sia chiaro che Niski sarà il miglior giocatore del torneo. Early game, double early game. Orianna viene scalato da Azir, però Orianna è broken. Azir, bisogna vedere i cambiamenti nuovi, ragazzi. Bot lane, entrambi rommano, a DK posso rimanere da soli di te due. Dipende da chi. No, vecchio, non c'è una percentuale neanche qua. Dipende, cioè tecnicamente leggermente gli escape solo perché hanno l'Azir che ha free scaling su Orianna. Tutto lì, però di qua penso che non ho visto ripeto, non conosco il meta e gli item nuovi. Fossimo nel vecchio meta con la certezza che Atrox è turbo broken e tutto, dovete aver detto altre robe. Però sulla carta è più close di quello che credi. Cioè l'unica roba che ti dico è hanno Azir che friscalerà, quindi probabilmente, dato che i due team sono, dovrebbe avere più esperienza loro, però vabbè, dato che i due team sono così leggermente escape, leggermente, ma neanche troppo. Anche perché penso che al momento Varus sia più forte dal mio punto di vista, ma non ho giocato, ho fatto un game, ho guardato un game e basta. Dal mio punto di vista penso che Varus sia più forte di Jhin, che Rakan sia più broken di Bard. Vabbè, gli Shinx senza entrambi roti e top non vi so dire. Quindi dipende. Cioè ti do il dubbio solo perché non conosco questi campioni adesso. Non ti so dire come performano gli item nuovi, no? Sui mage e tutte queste robe qua. Non possiamo saperlo.
Almeno per 2-3 game. Cioè, datemi 10 game e vi dico già se Orianna con gli item nuovi è diversa rispetto all'Orianna di prima, capito? Cioè, datemi un secondo. Shady, grazie di quadro. Per bene i nuovi med, non li ho ancora visti giocare. Aspetto, vecchio. Saranno i support migliori a giocare in questo periodo. Grazie Neredore 19. Al momento Enchanter, poi nerferanno il Plasma Sogni e cambierà. Penso Enchanter molto più broken. Janna, Rakan, io i playmaker ho detto se volete giocare giocate quelli che hanno sustain, quindi Braum che para i danni e vincono i 2v2, 2v3 più o meno resistenti, e Alistar che ha sustain. Poi non so effettivamente come sta andando, magari sono broken gli altri playmaker. Era tutta ipotesi, non vi so dire. Batteron, grazie del follow. Scusatemi, c'è qualcuno che mi spiega sta roba di Larsen? Perché? Perché Larsen ha turnato? Mid laners feel a lot safer from those early ganks. You have so much room to play with. You get information much earlier. DOS. Mamma mia. Mamma mia. If you've never played Bard, you can't talk about it, okay? This is the quintessential Bard portal where you're like, I'm next to the wall, 100% it will go all the way through. Yeah. But, I mean, yeah, Larsen walked back into range, allowing for Nisqy to apply the slow. Bard ha l'item quello che dopo la spell ha il basic potenziato? Non l'ho ancora visto Bard. Cioè quella variante lì è forte quella su di lui o giocano altra roba? Cioè non puoi camminare. Cioè Larsen penso abbia walkato back in per far finta che forse ci fosse il Shin. Cioè. Non riesco a capire. Veramente stupido Larsen. And then the flash comes out from Larsen, but DOS is already on his way. They have the push in the bot side of the map. Isma follows it up with the flash too. And it's the red buff that I believe actually ends up securing the kill. Sì, è stato red. Now Isma looking for more. Only level 3, Markoon tried to trade. Shows how very powerful in the early game. Look at DOS once again though, already moving from the bot lane into the jungle. It's the power of devi stare attento DOS qua però, ho capito tutto, ma really can't match your ability to just auto attack and, you know, take damage off the caster minions. Ok. Vedono il Shin completamente. Quindi li rubano i Raptors. But great information gained from SK. They're just moving into this bot side after getting that flash and kill onto Larsen. It means that Nisqy with his push, working with Isma very well. Something that you did talk about was that we often see Nisqy act as a means to elevate the junglers that he always plays with, and already Isma off to a great Bard è forte anche con l'oggetto che dà speed. Moon Speed, c'è anche quello, non me li ricordo io ragazzi, non so neanche di quello state parlando al momento per me. Non l'ho mai sentito, so che ne avevamo parlato ma me lo sono già dimenticato. Una roba che mi farò con l'esperienza giocando. Avendolo sotto gli occhi magari è una delle 5 varianti. Io mi ricordo al momento il Plasma Sogni perché è broken. Quello che dopo tiri una spell, tiri il basic che è broken, quello da tank e basta, non mi ricordo più. A quello AP, lo Zac Zac. E l'ultimo... boh. Quello lì che avete detto voi. The return of Ed Eddie. Now in 3D, I don't know. Cosa ha paura? Ok, ha fatto bene. Ha fatto bene, ha fatto bene. Making a beeline to try and fight him. 2 is the minimum you really need from a camp to be able to still get the Void Mites later on. 5 is enough to get 1 Void Mite spawning. 6 is what you want for both the Void Mites to spawn and help you push in the way. 5 o 6, giusto? Prima quelle robe lì sono abbastanza irrilevanti. Giusto? A little bit of extra damage for you. Dragon is up right now. Looking at the state of the map, with Nisqy having push in mid and DOS already looking for roams.
Rana Melone, grazie del sub. Ciao Rino, grazie 35. Battle Room, grazie del follow. Niski va in, scorta imperiale. Larsen crolla sotto il mid laner più forte del mondo. Mi fate un applauso a Niski, il mid laner che beccherà l'MVP per l'ennesima volta, il più grande mid laner che l'Europa abbia mai visto, l'eroe degli eroi. È proprio lui, signori, la leggenda della mid, straordinario uomo. Eccolo, la smart. Ragazzi, SK campione d'Europa. SK campione d'Europa, Niski eroico. Non mi stai levando in Liliane, no. Niski, ragazzi, SK campione d'Europa, lo diciamo adesso. Ora, l'abbiamo detto. SK campione d'Europa, Niski MVP. Dragon going to be started off now by Rogue. Markoon going to pick that one up. Level 6 already, and it looks like that after SK have chosen to reset, they're not going to look to contest this one. Smart choice from Spero non sia ancora il meta mid dopo tutti i buff ai mage, ragazzi. Spero non sia. Dove sono i cosi immobili che one tappano? Cioè, perché devo vedermi ancora Orianna Azir? Ma perché l'Europa ha così paura di provare roba? Ma perché devo vedermi ancora Orianna Azir in mid lane? Scusate, perché devo rivedermi Nico a Kali? Ma veramente? Spero che arriveranno fuori team con... Spero che arriveranno fuori team con il coraggio, sinceramente. You can see Shigenda trying to get some vision, spot out where the SK jungler is. More pressure in mid. Doss is here once again. I mean, if you can burn Larsen's flash again, it's just repeat ganks, right? It all comes back to the fact that Larsen walked back. And why he decided to do so, maybe he thought Isma was disengaging and wouldn't look for any more plays. Maybe he didn't realize Doss was moving. Ma cosa è successo ai Rogue, ragazzi? Erano forti una volta. Era tutto Trimby. Non credo, ragazzi, a giudicare dal suo macro incredibile che ho visto ai mondiali. Good dodge there. Nice sidestep from Larsen, able to get away to safety. Able to get away from safety. Dodges the second, looking for the third, still connects, the flash forward, the flash away. Okay. Larsen manages to escape. But I think SK will take that again. Stanno giocando molto bene qua, ragazzi. Stanno giocando molto bene su Orianna. Una delle cose che mi stanno convincendo di più, se proprio devo parlare, ragazzi, di game, posso dire che le draft che ho visto finora non erano totalmente open, diciamo così. È solo un fatto di team scarsi. Sorry, curtain call. If one hits, he's basically dead because Niski can just slide in. If Isma comes, he's basically dead because he doesn't have the flash. Low mobility mid laners are susceptible to ganks, and this patch hasn't changed that. We've seen Larsen struggling. Tabi Jhin, Tabi Bard. Rectrix finished for Comp as he builds up towards his first item. It does look like it's going to be the lethality Varus. You know, this generalization that I'm about to make isn't true for Niski's entire career, but when you look at a lot of Niski's career, a lot of teams, especially when he had the Twisted Fate and the Silas era, they would come mid, they would gank him a couple times, and then he would start to run. You know, it was that we give you lead to then bring your lead everywhere else. Molto interessante. And non vedo l'ora che inizio. Posso dire onestamente, ragazzi? Posso dire una cosa onestamente? Non vedo l'ora che inizi la Corea. 10 minuti 2 kill con il meta uguale e voglio la Cina, voglio l'LVP, voglio... Ok, 5 pippotti per i roghini. Flash out di Shigenda. Esploso. Gets his first kill of 2024. That's a creative use of the terrain changes. I don't think Shigenda was expecting that gank to come through. He felt safe because he has 3 members. Guarda i man contro G2, non posso vedere il nostro game di G2, si hanno giocato oggi, non posso. Li guardo domani quei game lì. Se ho voglia di guardare il lecco, ovviamente. Che magari mi va di fare una rerun di Elden Ring. Capite, ragazzi? Ok, buono. Oh là, finalmente i Rogue, dai cazzo. Vi volete svegliare? Buona sta kill, golosa. Cattiva, incazzosa, mi piace. Quick response from Zoelis means that they're able to secure themselves their first kill of the game. Still about a 900 gold lead in favor of SK. Doss doing a good job to hold the way for Niski. But a bit of a cool back and forth that we get from both these teams right now. First Dragon and the early grubs, the early mites, the little void Ed and Eddie.
secured by Rogue, whereas SK find themselves with these kill leads. We'll see how this translates as the game continues. Markoon making his way back out onto the map, looking towards topside. No flash on Irrelevant, does of course have the Ghost, whereas Isma on the bot side of the map, but looking to recall. Bard cammina. Fatemi concentrare un attimo, ragazzi, che probabilmente sono pronti a qualche giocata straordinaria. Queste Madonna mia, sì. Sembra vedere Team Dus contro Germania. Vedete, allora, questo game mi dà la certezza assoluta che il futuro è più è più sui tornei quelli lì di streamer. 20.000 volte più divertenti perché fanno 1000 giocate al secondo. Cioè, il basso livello competitive al momento, quindi i team secondari della prima lega europea, è veramente noioso da vedere. Non parlo di noia in sé, ma parlo proprio di numeri di giocate che prendono. Cioè, sono troppo lenti. Non è noia perché loro decidono di essere così, è proprio perché sono loro che sono lenti, non prendono le giocate, non fanno questo, non fanno quello per paura, per non paura. Bello. Dai, ma come fa Doss a sbagliare sta roba? Ci avrà 2 miliardi di game su Bard. 2 miliardi! 2 miliardi di game! No, incredibile. No, bad timing on the knockup. Exakick flashes and cleanses the way. The curtains open, and perhaps it's going to be a rainy day for Rogue as SK start to. Mamma mia, Exakick! Guardate, Exakick! Bellissimo! Boom! Bellissimo! Tutti i tempi che ci ha messo a pensare. Boom, sta decidendo quale dei tre. Boom, spariamola lì. Lo amo Exakick. Voglio gli SK campioni. SK campioni del LEC, voglio. Ne ho bisogno. Shigenda will have some time with that top Niski, non farlo. Markoon, call of the queue not quite loud enough in his head. The voice is silenced by the fact 3 members of SK were gathered there. So, not a lot of lockdown on the side of SK means that it's difficult for them to find themselves a pick. Rogue was able to just disengage. You have the dash from Markoon, you have the mobility from Zoelise, you have the ultimate from Comp as well, and the speed boost from Larssen meant that it was actually very difficult for them to trade anything back. Doss also mistiming his Q after the Tempered Fate means that CC doesn't connect and SK can't really. Peggio che sta qui con Niski. Ma stanno vincendo, cioè, criticati i campioni. Sono primi. Questo game qua è già vinto. È già loro. Sono primi al 100%. Sono primi nell'EC. Criticate il miglior team attualmente in LEC, veramente? Looks like at the moment, Doss, he's playing the Chime minigame to a degree, but also just trying to get vision on the top side. SK actually have all the wards littered in that top lane river, or top side river, as Rogue have prioritized getting vision down towards this bottom side, and it makes sense with them now looking for the Dragon. It's going to be a Rift Herald for Dragon trade, as Rogue will get the objective that sticks around as a permanent buff, and SK will get the one that gives you Varus bot, spawna un bel Herald piccante, spawna al monte in 2 draghi a 0 per Rogue. Attenzione, ma Isma qui ragazzi è pronto a prendere a pugni il buon Herald, con cui aprirà la mappa e porterà gli escape facilmente a distruggere il Nexus avversario, non c'è dubbio su questo. Pollice in su. Avete, ragazzi, com'è la meccanica del pugno? Com'è la meccanica nuova del pugno? L'avete provata? Me l'ha fatta una persona al momento quella meccanica, l'ho vista, e voglio dirvi che volevo effettivamente uscire dallo schermo e a prenderla a pugni. Devi premere U. È inutile o vi dà soddisfazione? Che schifo è sto Herald, guarda. No, Exa! No! La parola è giusta. Attenzione, gli SK sotto 2 draghi e ora sotto anche di gold, ma hanno il cuore, hanno Niski. È pronto Zoelis a fare la giocata. Niski però è ingankabile, è il migliore, l'esperienza da parte sua, incalcolabile, anni e anni di mondiali fatti. The Void Grubs alongside the Mites will let you chip away at this tower very quickly, and with it being past 14 minutes as well, you don't have to worry about those pesky bulwark stats.
Tower will not quite fall, but it's down to Era 20.000 volte meglio le Ionia se avevano messo Bard a questo punto. and should be good to go on the next push through mid. E Tabi, tank Bard l'ho visto per carità, ma roba solo Q. In competitivo la ulti è troppo più forte. Spara con la R di merda e vaffanculo. An opportunity for comp in the bottom lane. Where? That's for... Oh, he's got an opportunity to make Posso dire ragazzi che questo game non è a livello. Opportunity. Opportunity. I hate Sometimes, that name. yeah. Sometimes the naming is like, oh, do we really need to call this Kanik? Lo sto guardando solo perché c'è Did it Niski. really have to be called opportunity? If your in-game name is something like trying, I'm a little frustrated. You know? Faker Ma got il pugno lucky. lo vede anche l'avversario? It's bad. It's like irrelevant, you know? I'd like Niski, uno dei pochi player che da Lenei è tornato in Europa. Immagina quanto è furbo. Yeah, I mean, opportunity plus Broken Blade macro player, più o meno. Grazie al follow Marcus, come stai? Grazie al 28. Cosa pensa che giocherà il suo amico ora che Brand fa schifo? Starà fermo in Diamond, dicevano sempre Team Gap? Penso cambierà ruolo e giocherà Brand in mid o in AD carry. Conoscendo quella persona di persona. E forse giocherà qualcos'altro support giocando Brand nei ruoli secondari. Credo questa cosa, ragazzi. Non muore mai Shigenda. Parte. Ok. Securing the kill for SK in the top lane. They're going to Bravi SK, bravi SK, bravi. Bravi SK. Their second tower of this game. Really good punish from SK. They catch Agenda overextending. They quickly collapse with 3. And DOS has just been omnipresent with his Bard, constantly roaming. Comunque Brand, ragazzi, non lo giocherò più con la malignità, anche se da mana. Completamente inutile quell'oggetto lì, non fa un cazzo. Fa schifo. Pensavo fosse forte su Brand, dato che brucia il terreno sotto i piedi, ma guardandolo e non provandolo mi sembra perdere troppo lo spike poi del relay, no? Che lì Andrea devi fare per forza il secondo oggetto se fai il primo malignità, e il relay arriva al terzo oggetto per poi andare a buildare uno di quelli nuovi. Non ha senso. Tanto vale giocare senza mana. The question is whether that gold on the Varus will translate better than the gold lead for the Xin Shao and for the Gwen, or whether the ability just to run at your opponents with Xin Shao and Gwen. Beh, sono d'accordo, l'ho visto subito dopo un game. Però devo dirvi che ho provato sulla mia pelle, appunto osservando, e sembra fare veramente zero danni Brand all'inizio, zero. Soprattutto da support, senza quell'item là, zero, inutile. Poi però dopo 3 item ne fa di più. Quindi penso leverà questo mio amico la malignità della build, per vedere come si trova senza item di mana. That extra armor and magic resist, a very cheap item. Sorry, just armor. Very cheap item now. Makes you very tanky in terms of support. Really good vision control here from Rogue, forcing C'ha l'ulti SK to DOS? face check. They don't really have the best face checking champions. They're trying to use the range from Niski. Ooh, good temper fade. Quickness for Zoelis is Flash preso. Deve la kiteare indietro e fare il prossimo fight. Swiftly close as 4 shots come out. Shigenda trading with Irrelevant, who's trying to keep him on the sidelines. Zoelis still has the quickness, has the flash, could work his way around here. As you say, not much vision. Voglio contestarlo gli SK. Gli SK vogliono contestare, ragazzi. Però Bard è completamente inutile senza R, quindi engage di Isma. Rakan, bel CC indietro. Ulti di Niski. Però finta di non averla vista. Vicaro! Bravi SK, bravi! Bravi SK, bravi! Niski è eroico, farò finta di aver visto, talmente era incredibile la giocata di Niski. Farò finta di non averla vista, tanto è la meccanica che mi ha esploso le diotrie. Niski eroe. Huge amount of damage at the start of that fight, and he decided to sacrifice his life, or trade it, I should say, in order to get Fai vedere l'ulti. Allora, Niski e DOS è inutile qua in teamfight, inutile. Non può giocare anche se è già ultato e ha preso un flash. Niski prima del fight ha un HP. Rakan ci va addosso. Shockwave qua? Scusami, dov'è andato Larsen? Lot of poke from Comp in the backline. Baron makes a quick hello. DOS also being slowly chipped away at. But it is when the knows he needs to force the engage. Ma che cazzo flash out? Nice knock up onto Larsen.
Zoelis Mamma mia, attacks che guarda, il movimento di Xinzao è qualcosa, lo camminava indietro. backline, and then Niski A Shockwave dives dov'è? in, hoping to get multiple members. Really nice sidestep and flash from Marcoon as they get that kill, but it's the mid laner trading his life for the other mid lane. Scusami. Last really nice sidestep and flash from Marcoon as they get Ha that ultato kill, but Isma. it's the mid laner trading his life for the other mid lane, and it's at this point the Exekick is just free to dish out the Godo, damage. meglio, 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 ragazzi. Leverage Fatemi that vedere la top Shockwave di lane, and Niski. really nice sidestep. Zoelis attacks the backline, and then Niski dives in. Cazzo, ha hoping to get smarfato multiple Niski, members. scherzavo. Really nice sidestep and flash from Marcoon as they get that kill, but it's the mid laner trading his life for the other mid lane, and it's at this point the Exekick is just free to dish out the damage. L'unico player che tradda l'unico player europeo che tradda la propria vita per vincere il teamfight a mid laner. Straordinario. A really nice 5v5 from SK. They find a huge advantage, and look at how they've now ballooned the goal lead. Does hitting a few really clutch bindings in that fight. The Dai, tempo ragazzi, started off, dai, but then also dai. been Dai, Niski, dai, SK, li voglio sul tetto d'Europa. Now Sul tetto d'Europa. Sul tetto d'Europa. Milus sul tetto d'Europa di merda. Li voglio sopra il cielo, li voglio. Niski deve alzare quella coppa. Lo deve fare. E poi fare così a tutti. I don't get to quiz you on which pit we see yet. But SK are getting vision up towards this top side. Shigenda, no flash, no TP. No wards actually placed by SK, but they Mettono cleaned out any vision that Orianna may contro be Gwen, mettono i placed there rogue. by Rogue. Irrelevant gets some time with the bottom lane, and it feels Vale like il two items cuore. is really where Gwen comes online. Orianna al momento è inutile con quella build. Ha chiuso prima Light and Demand, completo. Si fa? The difference between game 1 and game 2 is Broken Blade fell behind early. Irrelevant did not, and we didn't talk about him much in that last team fight, but his damage is very real. Yeah. He's been involved in 6 of the team's 8 kills, and now he's a menace in the side lane. No one can really deal with him, which means that SK will always have this potential. No, ragazzi, sto scherzando. Gli SK fanno schifo, non vinceranno mai. Sto memando, ragazzi. Spero si sia capito. Fanno cagare gli SK, ragazzi. È solo che Niski è diventato talmente meme che ho bisogno che vinca, capito? Everyone is going to get the red buff. Now Those Isma 20 goes in. minutes you just see it Mamma fly out mia. and Rogue you have to back off. Of course, just having a red buff or a blue Ero buff troppo isn't serio, game-changing, but it's those marginal inches that can really affect how a team fight goes. Now look at how Isma and SK, I should say, are controlling this river. They haven't completely cleared out the vision behind the Baron, but they're really putting pressure on Rogue and giving the space for Irrelevant to create pressure on the bot side of the map. They realize that, okay, we need to look to reset soon, we need to replenish. Ragazzi, la our vision, letalità è broken al momento. But they were doing a really good job there of just keeping this pressure onto Rogue and saying, listen, if you leave us for a second, we're going to start this Baron. We have... Niski è sul tetto d'Europa perché deve saltare il... Sono lì dietro a spingere e a risultare. It's something that's very threatening, especially when Jigenda doesn't have that TP to match as well. But now they've gone back to base, they've spent some of their gold, and now look at these second items beginning to come through. The Void Staff now finished for Niski. I'm going to see if I remember this. The Voltaic Cyclo Sword completed for Exekick, along with the Shojin now finished for Isma as well. So these 2 item spikes are going to give a lot of confidence to SK, but be mindful that all of these have also come through for Rogue. So both teams... Attenzione qua, ragazzi, DOS con la combo incredibile su Shigenda, obbligato al pollice in su. Either potentially help close that goal gap for Rogue, or it's going to snowball things in favor of SK. I think it's very dependent on whether the poke comes down before the fight begins. If the fight has erupted before Comp has managed to get too much poke down alongside Larson, I think the fight Prego, SK, non deludete le mie aspettative. C'ho l'hype degli SK. C'ho l'hype degli SK. C'ho l'hype degli SK. Ce l'ho adesso, ce l'ho addosso. Schoolboy, grazie di 2. Torniamo a scuola, no? Loro, gli SK fanno scuola a LEC. Francesco 130306, come stai? Grazie di 14. C'è il gatto, va, gattoni, il coyote, come va? Da tuo padre. It grabs Isma back and pulls him out. Irrelevant now joining the fray. TP in by Shigenda. Long range vision yet. Gli SK startano il Nashor. Attenzione. C'è l'ultimi Bard pronta. C'è l'ultimi Bard pronta. È pronta l'ultimi Bard, è pronta. Tira il flash di... Attenzione DOS, la smarpa. Ulti incredibile. Mamma mia, sto DOS esplodi. Mamma mia quanto è broken Gwen. Rogue got a kill, but SK got 1 and a Baron to boot. Up being for one as you highlighted, Medic, but SK much happier with Gwen that build trade. a The zone, Dragon yeah? spawns in 35 seconds. Lunga so quella resets are gonna come ottimizzazione. through. While Zoelis will respawn much quicker, the TP is available for Irrelevant, and he should be present for this Dragon spawn. We look back at this play. SK just forced the objective, forcing Rogue into this fight. The poke isn't connecting from Bravi gli Comp. SK qua, ragazzi.
Sicuramente call di Nisqy. Mamma mia, addosso. Peccato ragazzi qua, perché Irrelevant, se DOS era un bard umano, era GGVP. Non è neanche complessa come ult. Drago. Bravi SK, bravi. Bravi SK, fatelo. Not really much you can do here as Rogue. You need another item on comp, perhaps another item on Larsen. Doppia Malmortius di là. Right now, Archangels and the Banshees. Ce n'è uno che grida SK. Gonna be interesting. C'è un tizio nel pubblico che grida che ce n'è solo uno. Vi prego, sentite, vi supplico. Sentite. And the Banshees. Gonna be interesting to see how they manage. Siamo noi, signori! È il padre di Nisqy quello! Sicuro! Ciao Gito, secondo te questa forza degli oggetti per AP potrebbe portare più AP carry nella bot? Guarda, non support, ma forse nel ruolo di AD carry ti dico tecnicamente di sì, se vanno a nerfare sta roba qua di letality che sto vedendo. Per me buttare un mage AD carry può workare. Non support, perché gli item mage sono broken in culo. Il punto però è che sono broken anche gli item enchanter utility. Quindi voglio capire se giocheranno double enchanter utility into mage mid into double carry, o se c'è variante per giocare il mage di carry e c'è la variante per giocare di carry. Quindi il meta bot in realtà sarà un bel casino al momento. Voglio vedere chi ci arriva prima, diciamo così, al risultato. Ero io a dire Skazer. 30 seconds left on the Baron, so they're going to choose to disengage. Spend some of their Sta simpatico quel tizio. But an impressive performance overall from SK, and huge credit to Isma. Quel tizio sarà l'unico follower degli SK probabilmente, oltre a noi. Immediately starts working with both Nisqy and DOS to find a lot of great plays in the mid lane. He's been involved Dici Tingus Pingus. 9 overall kills. And he's just had a massive impact overall. He needed to be the initiation, and rather than hesitating, he just went right in around that bot lane dragon fight. That's the level of confidence that you like to see from these young rookies. Of course, we did mention that he was formerly a part of Movistar Riders. Second place in EMEA Masters last year's summer. And a promising young rookie. Yeah, and actually taking the place of Markoon. He was, who was also a promising young rookie. Well, a while ago. Yeah, when he was a rookie. I mean, yes, technically. But yeah, it seems that SK definitely happy with how this actually. Posso però, mi piace la confidence con cui cammina in avanti, ragazzi, eh. Mi piace quell'essere sempre deep, diciamo. Lì doveva premere recupero, forse era in mamma mia. Mi piace il playstyle, diciamo così. Non mi piacciono, però le meccaniche stanno basse, non so se siete d'accordo con me. Qualcuno ha giocato Way, non so se è disabilitato Way, ragazzi, com'è? Si può giocare? Possess in these fights, and a lot of that has been because Irrelevant just runs through the backline. It's like, well, we all have to try and disengage this Gwen, who now has a stopwatch, or a Zhonya's, to give her that little bit extra bit of protection. And even if we do that, we then have to worry about Isma, and even if we do that, we then have to worry about and call in a shuffle perhaps from Nisqy. There's so much disruption on the side of SK that Rogue's ability to play a more measured, a slower team fight is very difficult. We might see if mamma mia, i danni di Gwen. Zoelis goes into Isma, curtains open once again, Shigenda's forced back. They block the third and fourth shot, but might just be the tower for SK. Markoon going in once again for the engage. Sonic Wave connected, and Gwen sembra due game di fila presa, tra l'altro. Fortunatamente la prima Gwen era quella di Broken Blade, che è un pagliaccio, ma anche quella di Relevant, che Shigenda è il re dei pagliacci probabilmente. Però sembra grossa, cazzo. Cioè fa un bel DPS, porca troia. Alla grande, Gorobi, alla grande. Grazie casa del follow, come stai? Quando torni in Alanda, che cazzo lo sa, vecchio. Spero agosto.
Slow and measured, calculated. Oh, Nisqy. Nisqy, turna, è tuo. Sto aspettando il Rabadon, Nisqy. This may mess up his timers because ideally he wants to get the death cap just before the Baron spawns. Zoelis is now going to find a window where they can get that vision back. You can see all these wards now being dropped. Cioè, il punto è che allora i mage sono broken, però io mi ricordo che avevano fatto anche gli item da tank broken, giusto ragazzi? Non voglio di una troiata. Immediate W away there as he saw Irrelevant coming around the corner. Zonya's completed as well for Irrelevant. And here we go. This freaked me out the first time I saw it. Because it comes all the way from Bot River. So I was running Bello come along, there was spawn a il base brother. in the game, Il Nash. and I saw this big V-shaped monster coming at me. I was like, is that V-shaped monster. Absolutely scared the living lights out of me, buddy. You scare easily. Yeah, I don't watch horror movies. I don't. Wait, Escarinch. Oh, okay. They're gonna go for the dragon as a priority instead. There's a window here for Rogue to try and Terzo Mountain Drake per gli SK. It is a tight one, that's for sure, and it is a big gamble. They don't have the fastest Baron take. Possono forzare quello come prima gli SK, no? Uguale a prima, no? Vanno verso il Nash, fanno quello che hanno fatto prima, dovrebbero vincere il game abbastanza facilmente. Se l'hanno vinto prima, ora che hanno il doppio del vantaggio, ragazzi. SK gonna take the safe route around. Here we go. Bravo, Dos. Siamo tornati Magister dopo mesi a lavorare fuori Italia, siamo tornati. E non vi schioda più nessuno, dici? Ehi Luca, vuoi un po' di champagne e Tetra Pak dell'82? È l'annata migliore. Sì. Aldo Giovanni. Oh! Ora la smurf ancora addosso e poi Nisqy. Nisqy è pronto! Nisqy lo fa! È pazzo, è folle! Ingaggio il suo Marcoon. TP flank, Isma non trollare. Nisqy che fai? La ultima. Mamma mia. Lo Zonia adesso, È vivo! È vivo Nisqy, è vivo! Nisqy è il peggior player che abbia mai visto. È incredibile. È incredibile. Nisqy c'ha. Sapete chi mi ricorda Nisqy per playstyle in teamfight? Krion. Mamma mia, Dos. Mamma mia, Dos. Ragazzi, vi prego, cioè, mi sembra di vedere veramente una scream di team di streamer. Will it be enough for them to survive? The tower in the mid lane falls, Comp backing away, and it will be Baron over to SK. I mean, well played once Quello è il bar del Magister. Il mio bard è bannato, quindi. But they make it work. Nisqy I thought was dead for sure. A nice kick from Marcoon just results in his death. And then the shielding that comes 8k avanti, ragazzi. Absolutely clutch. È loro ormai, nulla può andare storto per gli SK. Neanche il MOBA Rogue potrebbero perdere questo. No, dai, è finito. 7k su 7k. And it's methodical as well. They're not taking fights they don't need to take. They understand how they're going to play around fights. Because Isma's going to act as the engage once again. Kind of goes. Guarda Nisqy, vi guardate Nisqy. Fa niente, non fa nulla. Premere 7000 Zonia. Aspetta, ma l'ha ultato. Ah, ma non c'ha lo Zonia, l'ha ultato Bard. Fermi. È Dos l'eroe. CC. Ah, è Dos l'eroe. Non è Nisqy che ha fatto la giocata. Cioè Nisqy semplicemente è stato preso fuori posizione. And Dos doing huge work with this Bard. The whole team working incredibly well together. And Nexakick just being the executioner as he continues to find kills. Temper Fate just wide, as SK now pushing with the Baron buff. 2 minutes remain on it, yet to break an inhibitor tower, but with a relevant push. Mamma mia, Nisqy ha fatto pick up. Torre di Azir. Scigenda, un HP. Well, that's a big, two big ultimates used just to disengage. Wave's still going to start crashing. Hittano un po' la mid. Unrelenting here from SK. Irrelevant chipping away at that mid lane. Un HP molto buono qua, ragazzi, quello che ha fatto Irrelevant. Ha incazzato Isma. Nisqy! Nisqy! È ancora vivo, Nisqy sono 4 teamfight di fila che trolla e sopravvive con un HP e fa il pollice. È incredibile sto uomo. È incredibile. Nisqy, primo in Europa, MVP già!